Bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi impareremo le differenze tra i verbi to look e to look like in italiano. Due verbi apparentemente molto simili. Dunque, se to look normalmente è guardare, una persona può pensare che to look like sia guardare come. Purtroppo non è così, in realtà è un pochino più complesso di quello che sembra. Impariamo adesso a tradurre questi due verbi importantissimi. To look normalmente significa guardare o osservare. Se io dico per esempio look there, significa guarda lì, osserva lì. Però c'è un utilizzo di to look che si traduce in sembrare. Il motivo per cui mi focalizzo su questo è proprio perché anche il verbo to look like si può tradurre come sembrare, però si usano in maniera differente. Infatti il look come sembrare si può utilizzare solo in certi casi. Capiamo adesso quando si utilizza to look come sembrare e to look like come sembrare. Per capire la differenza partiamo da to look like, che è un po' più semplice perché ha meno traduzioni in italiano rispetto a to look. To look like infatti indica una similitudine tra due persone, due cose o due situazioni. Dunque è necessario che venga seguito da un complemento di similitudine. To look like viene molto spesso tradotto come sembrare. Se riferito a delle persone, si può utilizzare anche il verbo assomigliare. Facciamo un esempio con una similitudine tra due oggetti e un esempio con una similitudine tra due persone. Questa caramella sembra una medicina. Questa caramella sembra una medicina. In questo caso, come vedete, stiamo facendo la similitudine tra due cose, tra la caramella e la medicina. Per questo motivo utilizziamo il verbo sembrare. Si può utilizzare il verbo assomigliare, però è utilizzato un po' di più per le persone. Alessio looks like his grandfather. Alessio assomiglia a suo nonno. Alessio assomiglia a suo nonno. Come vedete, stiamo facendo una similitudine tra due persone. Alessio e suo nonno. Le due persone sono simili, per questo motivo utilizziamo il verbo assomigliare. Adesso però qual è il punto chiave del verbo to look like, ovvero dei verbi sembrare e assomigliare? To look like deve essere seguito da un sostantivo, non può essere seguito da un aggettivo. This book looks really interesting. In questo caso non abbiamo look like, quindi possiamo dimenticarci di look like. Però abbiamo il verbo to look, ma non possiamo tradurlo come guardare, perché guardare significa indirizzare i nostri occhi verso qualcosa. Quindi quando noi abbiamo il verbo to look seguito da un aggettivo, ed è questa l'informazione principale, il verbo to look seguito da un aggettivo, allora in questo caso possiamo utilizzare di nuovo il verbo sembrare. Questo libro sembra molto interessante. Questo libro sembra molto interessante. Allo stesso modo, se io dico you look tired, anche qui sto seguendo il verbo to look da un aggettivo, quindi devo tradurlo come sembrare. Sembri stanco, sembri stanco. Se il verbo to look è seguito da un avverbio, una preposizione, allora in questo caso utilizziamo il verbo guardare. Ma se il verbo to look è seguito dall'aggettivo, allora utilizziamo il verbo sembrare. In questo caso però non possiamo utilizzare il verbo assomigliare. Assomigliare si può utilizzare soltanto con to look like. Dunque, per ricapitolare, to look seguito da aggettivo si traduce con sembrare. Sembra bello, sembra interessante, sembri stanco. To look seguito da qualcos'altro, da un oggetto, da una preposizione, da un avverbio, si traduce come guardare. To look like invece viene seguito da un sostantivo. Si utilizza quando facciamo delle similitudini tra cose, persone, oggetti, situazioni. Se utilizzato con cose, situazioni, è molto comunemente tradotto con sembrare. Se è utilizzato per indicare la somiglianza tra due persone, allora in questo caso viene tradotto come assomigliare. E anche per oggi abbiamo finito con il nostro video. Spero che questo video abbia chiarito le differenze tra i verbi to look e to look like. Ovviamente il verbo to look seguito da differenti preposizioni, per esempio look at, look over, look through, ovviamente avrà altre traduzioni in italiano. In questo caso volevo focalizzarmi nella differenza del to look
e to look like, e nel perché questi due verbi possano creare un po' di confusione. Spero che questo video sia stato utile. Se avete dubbi o domande lasciateli nei commenti. Io come sempre vi ringrazio tanto per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!